Oggi vorrei incominciare con una domanda che mi frulla per i capelli da un po' di tempo. È più interessante la realtà o la fantasia? Quando ero una bambina, mi rifugiavo per delle ore nelle mie avventure fantastiche, a spasso per gli angoli più reconditi della casa, non da sola, ero ben accompagnata da dei peluche, ovviamente totalmente dotati di carattere autonomo e personalità molto ben definita. In quel momento la fantasia era soltanto, diciamo, era il posto dove mi divertivo di più, dove tutto poteva succedere. La fantasia era più spassosa, il mondo della fantasia era più avventuroso. Ho vissuto un'infanzia ovattata, molto protetta, ma non me ne rendevo conto, proprio perché appunto sotto la sedia della cucina o dietro il mobile del salotto poteva succedere qualunque cosa. Una piccola bruciatura della moquette poteva diventare il cratere di un vulcano. Ogni piccolo particolare si riempiva di significato. Diciamo che la realtà, il mondo reale, era soltanto lo spazio fisico, il palcoscenico dove prendeva vita il contenuto della fantasia. Poi però sono cresciuta e crescendo ho alzato lo sguardo e quando uno cresce acquista anche più autonomia, più libertà di movimento. E quindi mi sono guardata in giro e ho notato che il mondo reale era pieno zeppo di contenuti fantastici. È stata una scoperta incredibile, bellissima. Era come aver inghiottito uno di quei filtri per la realtà aumentata. Non so se avete presente, come quando inquadrate un edificio e vi esce fuori una piovra gigante. Ecco, è lì che è iniziato un bellissimo dialogo tra questi due mondi, tra il mondo della realtà e il mondo della fantasia. Il mondo della fantasia mi permetteva di plasmare, di trasformare in qualche modo la realtà e il mondo reale forniva continui spunti per andare ad alimentare nuove idee. Spunti come questo, per esempio. Questa è la fotografia di una saponetta che era stata morsicata da mio figlio quando aveva 1 anno e mezzo. Poco tempo dopo, in studio, abbiamo creato questa fotografia. Una fotografia che non soltanto è finita nel nostro magazine, ma poi è finita anche su dei piatti, su dei bicchieri. È diventata addirittura una seduta di radical design italiano, per poi ritrasformarsi in una saponetta, morsicata ma sempre utile. Un altro esempio di contaminazione visiva tra questi due mondi, sempre in questo caso parliamo di contaminazione visiva, è il mondo dei mercati. Da sempre scatto fotografie in giro per i mercati. Questi sono mercati reali, che poi hanno dato spunto per un mercato di fantasia, ricreato da zero in studio per dei grandi magazzini francesi a Parigi. Ecco, il modo in cui ognuno di noi guarda la realtà è unico e ugualmente valido. Questo spiega perché, per esempio, uno dei miei figli vede dei mostri abominevoli nelle ombre del bagno e l'altro non ci vede assolutamente nulla. O perché se io dico la parola cane, ognuno di voi sicuramente si starà immaginando un cane diverso, chi un chihuahua, chi un pastore tedesco e così via. Ecco, io penso che se non valorizziamo questa nostra lente personale, questo modo unico in cui guardiamo la realtà e che poi ci permette di immaginare cose diverse, di pensare ognuno di noi una cosa diversa, non stiamo valorizzando il nostro potenziale più grande, ovvero la nostra unicità. Perché l'unicità è anche data da come guardiamo e riceviamo ciò che ci arriva dal mondo che ci circonda. Ognuno ci smuove qualcosa dentro, no? E quel qualcosa che ci smuove poi ci fa creare qualcosa di nuovo, delle idee, un prodotto, un concetto. Ognuno poi processa in modo differente, no? Ognuno ha il suo modus operandi. Il mio avviene più o meno così. Il tutto parte dall'osservare, che non è proprio guardare, è come un guardare analizzando. Dopodiché le informazioni vengono memorizzate in delle cartelle. Questa parte a volte è inconscia e a volte è conscia. Non sempre decidiamo che cosa vogliamo memorizzare, ma di solito quando qualcosa ci colpisce lo memorizziamo. Dopodiché le informazioni vengono digerite, assimilate. Tutto ha bisogno di un tempo per essere decantato. E come avviene proprio nel processo digestivo, a volte gli elementi che raccogliamo subiscono delle piccole trasformazioni in questo processo. Dopo avviene la fase che a me piace di più, lo shakeraggio. In questa fase dobbiamo permettere, almeno io cerco di permettere che
tutte le informazioni raccolte, memorizzate, si mescolino tra loro per consentire dei link e delle connessioni anche inusuali e inaspettate, per poi, al momento opportuno, servire un piatto originale. Io credo che il segreto di un buon risultato è che tutti gli ingredienti devono essere in equilibrio tra loro, come, non so, come in un buon cocktail o come in una bella sinfonia, ma anche in una squadra di calcio. Non si può fare una squadra solo di fantasisti, no? Poi naturalmente dipende da qual è il vostro scopo, qual è lo scopo di ognuno, per chi stiamo creando qualcosa. Nel mio caso creare immagini originali significa non per forza trovare un risultato che sia armonico, anzi spesso e volentieri cerchiamo la provocazione, l'ironia, il grottesco, per creare qualcosa che sia un po' memorabile. Immagini come questa, o ancora come questa. Vediamo come il prendere qualcosa di reale e mescolarlo con un prodotto della fantasia crea una sorta di cortocircuito. E questo cortocircuito in qualche modo rende l'immagine più potente, più memorabile. Anche in questo caso, per esempio, siamo partiti da oggetti semplici, quotidiani, normali, un panino, un rospo, ma il fatto di averli messi insieme ha creato questo cortocircuito. Certo, voi direte facile, fai creatività, fai pubblicità, campagne di moda, arte, ma non è proprio così, nel senso che ci siamo resi conto che queste immagini possono essere utili anche per raccontare fatti reali, fatti di cronaca, come nel caso di questi articoli di attualità per il New York Times. Vediamo di nuovo come immaginazione e realtà si mescolano, collaborano tra loro e si potenziano a vicenda. In questa immagine, per esempio, abbiamo accompagnato un articolo che parlava della lotta tra i titani del tech, che invece di cercare di collaborare tra di loro si fanno guerra. Ecco, ma oggi non sono qui soltanto per parlare delle immagini o del processo creativo che c'è dietro. Sono qui perché mi sono resa conto di come l'aver allenato quel muscolo, quel continuo dialogo tra il mondo della realtà e il mondo della fantasia, mi abbia aiutato non soltanto nel mio lavoro ad esprimermi meglio, ma nella mia vita privata, nella mia vita di tutti i giorni. Credo che abbia aiutato ad essere la mia vita un po' più interessante, un po' più fluida, ma soprattutto più ricca di opportunità. Nonostante oggi parliamo molto di fluidità, siamo ancora molto ancorati ad un mondo binario, di bianco, di nero, di scienza, di religione, di realtà, di fantasia. Ma dobbiamo per forza scegliere? Robert John Naumann è un matematico, razionalista convinto. Premio Nobel per l'economia nel 2005, ma è anche un uomo di fede. Quando in un'intervista gli è stato chiesto se non vivesse un perenne conflitto tra scienza e religione e con che strumento rispondesse alle domande più importanti, egli rispose in questo modo: quando mangi una bistecca, che posate usi? La forchetta e il coltello. Quando mangi il gelato, il cucchiaio. Ecco, così come ogni alimento richiede una posata diversa, ogni realtà richiede uno strumento di ricerca adatto. Scienza e religione mi permettono di guardare il mondo e la vita da prospettive diverse. Stessa cosa per realtà e fantasia. Sono entrambi mondi utili da cui attingere al momento opportuno, ma non in modo binario. Un giorno sono tutta creativa e un giorno sono iperrazionale, piuttosto in modo più simbiotico, più fluido, che ci permetterà di essere più dinamici, di rotolare e di andare più avanti nella vita. Sono di religione ebraica e sono cresciuta con l'idea che dovevo sposarmi con un ebreo o avrei completamente perso il mio ebraismo, al quale ero e sono molto legata. Questa era la realtà. Ma per fortuna poi c'era la fantasia. Ho fantasticato, ho immaginato che mi sarei potuta innamorare di chi volevo e che un giorno avrei incontrato una persona affine a me per spiritualità e che avrebbe lasciato che io vivessi l'ebraismo a modo mio. Fortunatamente ho incontrato quella persona anni dopo in Argentina, proveniente da una famiglia irlandese cattolica, quindi non c'entrava niente, e con lui abbiamo avuto 3 figli e ogni venerdì sera cantiamo e celebriamo lo Shabbat.
Dunque, quando sono stata messa davanti a questa scelta, ho avuto paura, sì, ero terrorizzata di fare una scelta irrimediabilmente sbagliata. Il cuore mi diceva una cosa, la testa mi diceva un'altra, cosa fare? Ma ecco, l'aver immaginato, l'aver fantasticato un finale diverso da quello prestabilito mi ha permesso di uscire da questo vicolo cieco in cui ero. Il pensiero creativo, la creatività oggi è una competenza ed è applicabile a tutto e a tutti. Alcune persone dicono di non essere creative, di non avere fantasia, ma è impossibile. Ed è un peccato sentire dire questo, perché io penso che sia uno strumento che tutti abbiamo dentro ed è davvero molto utile. Sicuramente uno dei blocchi per l'intuizione creativa è proprio la paura. Ma se ci pensiamo bene, che cos'è la paura? Appare una forma di fantasia. Sto fantasticando un finale tragico. Sto immaginando Un futuro che ancora non esiste. E dunque, lo vediamo, siamo tutti creativi. Oggi viviamo, come abbiamo visto dalle precedenti talk, in un mondo pieno di problemi anche estremamente complessi. E che cosa facciamo quando abbiamo un problema e non riusciamo a risolverlo? Abbiamo paura. E che cosa facciamo quando abbiamo paura? Ci rifugiamo in delle risposte razionali. Uno dei primi istinti è quello, no? Qualcosa che ci dà sicurezza, che conosciamo già. Ebbene, io penso invece che proprio nel momento storico in cui stiamo vivendo, dove siamo continuamente bombardati da notizie che ci mettono paura, che ci mettono l'ansia, che ci fanno sentire instabili, la capacità di cambiare, di essere flessibili e di immaginare nuove possibilità può essere la nostra salvezza. Se ci rinchiudiamo nella razionalità, stiamo semplicemente riducendo le opportunità. Le salsicce non sono kosher, scusate. Mentre se ci apriamo alla creatività, ci apriamo a un mondo intero di nuove possibilità. E quindi creiamoci uno spazio dove pensare liberamente senza esprimere giudizio, dove allenare quel muscolo che ci permette di aprire i nostri orizzonti e non di chiuderli. E io sono sicura che ciò ci porterà a un'esistenza più ricca di significato, più libera e meno scontata. E quindi, quando abbiamo un'intuizione, cosa dobbiamo fare? Quando abbiamo un'idea? La prima cosa da fare è cercare di entusiasmarsi, di corrergli dietro, di mettersi al lavoro. Poi si scoprirà se è un'idea che non porta da nessuna parte. Ma se iniziamo a pensare che conseguenze avrà, no? Che cosa ci guadagnerò o che cosa ci perderò, ci stiamo probabilmente preoccupando per il problema sbagliato. Non sto dicendo che sia facile, non è facile. Passeremo per forza dei momenti di fragilità e di solitudine, proprio perché stiamo facendo qualcosa che nessuno di noi intorno a noi ha fatto. E non sto parlando di dire che la Terra è rotonda mentre tutti dicono che è quadrata. Sto parlando anche di piccole scelte nella quotidianità di ognuno di noi. E proprio perché nessuno di noi ha fatto queste cose, e anzi ci scoraggeranno, no? Probabilmente le persone, anche quelle che ci vogliono più bene, ci diranno: ma cosa stai facendo? Ma dove stai andando? No, ma la ricetta non è questa. Beh, in effetti, come dare di torto, la ricetta non è questa, ma dobbiamo essere pronti anche a questo. È parte del processo, è quasi indispensabile. E allora, per ritornare al quesito iniziale, no? Ce la faranno i nostri due cavalieri a trovare una risposta alla domanda? Loro non lo so, forse andranno avanti a discutere all'infinito, ma io volevo provare a dare una risposta ed affermare che se lasciamo che il magico mondo dell'immaginazione e della fantasia invada un poco di più la nostra realtà di tutti i giorni e viceversa, se prendiamo la realtà non come una verità assoluta e immutabile, ma come uno spunto per cambiare e per avere nuove idee, il prodotto che ne verrà fuori sarà sicuramente più interessante, più potente e forse anche più utile per tutti. Grazie.